che questo e ogni volta che c'è un certo elemento, ovviamente bufera. Ciao, salve. No, aspettate un attimo, torniamo indietro circa di... ero qua nell'ottobre 2015 e lì ho fatto questo video. Ciao, salve, bentornati e benvenuti a tutti a questo nuovo video. Come vedete siamo qua su questo è il lago di Braies, che in questa atmosfera autunnale è un posto stupendo tutto l'anno, però forse l'estate c'è un po' tanta gente, adesso è bellissimo. Niente, ho appena detto che siamo sul lago, non siamo proprio sul lago, siamo vicino, ma questo è il punto e questo è il problema. Io voglio andare sul lago. Non è l'atmosfera giusta, non è la stagione giusta, direi che dobbiamo aspettare ancora un po', qualche mesetto ancora. Niente, eccoci qua, la stagione è cambiata, 5 anni dopo, siamo in inverno, cadendo la neve dagli alberi e niente, cerchiamo di trovare un posto per accamparci. L'idea era quella di dormire sul lago, però magari il ghiaccio tiene anche, ma c'è acqua sotto. Vorrei farvi vedere qualcosa. Grazie Andrea. Qua c'è un po' di neve, ok? Noi pensavamo di magari la possibilità di dormire sul lago. Ok, sarebbe fattibile, però lo strato di ghiaccio qua ci sono. C'è bene ancora ghiaccio sotto, ok. Adesso qua finito. Prima abbiamo fatto tutto il giro del lago, abbiamo un po' valutato la situazione, come avete appena anche visto un po'. Il problema è anche che la notte comunque inizierà o a nevicare, quello che speriamo, e purtroppo nel peggior dei modi appunto ultimamente fa un po' più calduccio, potrebbe anche piovere e quello non è per niente bene, perciò risvegliarsi qua in mezzo al lago con la pioggia di notte o domani mattina, che già avete visto tutta quest'acqua sotto, non è il massimo. Se no diciamo che sarebbe fattibile. Poi ammetto anche che 15-20 centimetri, preferirei avere 30 centimetri sotto per dormire proprio tranquillo, però basterebbe più che abbastanza. Però ci siamo imboscati un po' più in là, giusto un pochettino, e è ora, sono già quasi le 4, io non ho fatto praticamente niente e adesso devo preparare l'accampamento. Vorrei dormire in un truna. L'idea è quella di sfruttare un po' questa parte qua. Andrò a scavare in giù e poi un po' dentro dovrebbero esserci tranquillamente 1,5 metri di neve. Vabbè, vediamo, e poi magari qualche ramo sopra. Ho un telo con me, come avete appena visto, e con quello vado a coprire un po' sopra, appunto, se viene la pioggia la sera. La truna o una grotta comunque di neve, igloo sarebbe troppo un lavoro, specialmente da solo, in due. Anche se la neve non sarebbe male per un igloo. È stato uno di quei video o uscite molto richieste. Ho fatto un video dove ho un po' chiesto cosa vi piacerebbe vedere. Vabbè, un pernotto in una truna, come si può chiamare ancora? Grotta o... Cosa? Truna o... vabbè. Riparo? Riparo
Truna si chiama comunque. Chiamiamola come si chiama. In italiano e in inglese Snow Cave. Ok, più o meno direi che il lavoro grande lo abbiamo fatto. Qua c'ho posto abbastanza e anche largo abbastanza. Magari vado a abbassare un po' lì ancora dopo, semplicemente un po' più comodo. A volte viene anche detto per il freddo, che scende il freddo lì, vabbè. Sì, può darsi, ma non è che c'è così tanta differenza alla fine. Andiamo a coprire bene, quello è il prossimo passo che facciamo, perché sennò comunque qua andiamo a sporcare tutto ancora e dopo ci facciamo un bel piazzale qua e comunque ci prepariamo il posto per dormire. Vabbè, oggi magari non fa tanto freddo, se magari facciamo una roba del genere a meno 15, a meno 20, lì magari può far senso riabbassare una parte dove si accumula un po' il freddo, però comunque parleremo di pochi gradi di differenza, se sono un paio di gradi. No, adesso mi serve qualche palo. Guarda qua, 4 pali totalmente secchi. Inverno. Sempre. Le ciaspole. Ma penso che oggi bestemmierò così tanto che imparerò la lezione. Me le porto anche in estate dietro per sicurezza. Attenzione. Ebbene, qualcosina adesso l'ho fatta, sopra ho coperto ancora con un po' di neve i bordi. In ogni caso sto telo non è per niente ideale se viene la pioggia. Speriamo che arrivi neve e non pioggia. Se arriva la pioggia domani mattina o stanotte avrò un piccolo problemino. Niente, faccio ancora un po' qua, giusto un po' i bordi, pulire un po', non serve scendere più, direi. Qua faccio un po' dritto, i piedi usciranno un po' magari, ma vabbè, ho portato anche il mio bivi, perciò non dovrebbe essere così grave. Comunque ho una vista lago, quello giù in fondo è il lago di Braies. Vabbè, è finito quel che posso fare, l'ho fatto. Il problema è che diventa già buio, dobbiamo assolutamente fare un buco qua. Vabbè, la legna ce l'abbiamo già, tocca fare un buco finché c'è un po' di luce ancora e poi accendere fuoco. Boing. Scava. E niente, c'è un po' di neve, più neve che ci aspettavamo, che voglia. Vabbè, sarà un metro cioè un buco di 1,5 metri, adesso arriviamo giù, siamo arrivati giù. Nel frattempo sono arrivati dei turisti, delle visite. Ciao. Fermate, se no devo cancellare dopo. No? Turisti di
Giorgia e Federico. e Pippo. e Pippo? Dov'è Pippo? Non si vede. Pippo Superstar. Perché cioè, è tutto... Ciao. Dobbiamo Puoi sì. fare anche tipo panche? Dopo, sì, vabbè. Sì, facciamo panche dopo. Così e da lì... Ma per due, solo per quelli che dormono qua. Sì, bello, non stanno in piedi. Madonna, Ma fai te il fuoco? Come no? Mamma mia. roba. Roba verde. Uccidete alberi vivi. No, ora sto bene in realtà. Fuoco! Un animale si adatta a tutto. Non è un Ecco il protagonista di questa uscita. Mi tocca cambiare il titolo del video. E ovviamente ha visto che il padrone inizia a tagliare. Ma giusto, quando gli ospiti E non ha vengono, ancora aperto lo speck. sì, e iniziano a tagliare su formaggio, speck. Mi piace. È d'obbligo. Ciao! Ciao ciao, la visita più veloce di sempre. Sono venuti, ci hanno offerto delle speck, formaggio e se ne vanno. Scappiamo. Le scappate. Ciao! Ciao ragazzi, grazie. Ciao. Ecco, Bene, un piccolo update. Abbiamo fatto una fatica enorme. non se ne vede niente. Così. Abbiamo fatto una fatica enorme a tenere il fuoco un po' vivace, acceso, perché comunque c'è così tanta neve qua intorno e dobbiamo, vabbè, ogni tanto abbiamo dovuto togliere un bel po' di neve, svuotare qua davanti e non abbiamo ancora capito se è arrivato al fondo o no. E abbiamo smangiucchiato qualcosa, gli ospiti se ne sono andati e niente, adesso ci rilassiamo un attimo e probabilmente dopo dobbiamo andare a prendere legna ancora. Io piango, sono emozionato Dal fumo? da codesta bellezza. Mi sono full out che se rompiamo sta seghetta adesso. Merda. Boom. Vado? Ancora un pelo. Allora, noi adesso dobbiamo fare una cosa, è già successo una volta. Dobbiamo spostare il fuoco. Praticamente veniamo affumicati, non vediamo niente. È difficile anche respirare. Il vento viene troppo da sopra e niente. Lo spostiamo, mettiamo tutto in qua. Metteremo qualcosa sotto, ma penso che dobbiamo anche scavare un po'. E con una pala prendiamo la brace, quel che c'è qua lo spostiamo in qua. No, direi che va. Meno male già il fatto che non c'è sta fumera e tira di là è perfetto. Perché secondo me tira così, sai, da sotto un po'. Vai là, vedi? Sì, vieni su da quella valle. Così, va giù. Perché in effetti adesso però sento sulla schiena un po'. Sì, perché tira un po' il freschino. Vabbè, potrei anche mettermi una giacca o qualcosa però.
Ora pian piano iniziamo a cucinare. Abbiamo preparato un bel fuocherello per la cena. Allora, qua velocemente gli ingredienti: aglio, broccoli del grana, salsicce, pentolone, delle penne e polpa di pomodoro. Altro? No. Grana, no, non serve molto di più. Olio d'oliva, ovviamente, un po' di spezie, è tutto lì. Pasta Alla peggio. peggio di così. È già congelato? No. L'aglio, e tagliamo a pezzetti le salsicce lucaniche. Un po' di sale, pepe, 2 spezie. Qua il nostro mix di spezie fatto in casa. Togliamo un po', lo mettiamo da parte e va benissimo, e facciamo bollire l'acqua. Adesso dobbiamo scaldarlo solo un po'. Adesso, vabbè, siamo quasi. No. Scivola. 4 pezzi. Peccato, vabbè. Ai. Tanta roba. Du, Mahlzeit, gell? Buon appetito, signore e signori. Penne, salsiccia, broccoli. Ciao, grazie. Che spettacolo. Buon appetito. Facciamo spaghettata a mezzanotte poi. Allora, ci stiamo un po' asciugando. Abbiamo mangiato Alla grande mangiato. alla grande. Erano comunque 200 grammi di pasta, un po' siamo finiti Ne abbiamo mangiati 30. vicino. Cavoli, mi è partita la pentola. Vabbè, dai, avremmo perso 20-30 grammi di pasta, però c'erano 3 salsicce dentro, broccoli. Vabbè, dai, ce n'era di roba. Sì. Serata tranquilla, direi. Prima abbiamo sentito anche versi di camoscio e c'era anche una volpe. Abbiamo sentito anche una volpe qua vicino. Relax proprio. Relax. Si può definire relax. Sì, Andrea si è pure fatto Lo schienale. l'appoggi Un po'. schiena, non so se si vede adesso, credo di no, però. È un po' fuoco, abbiamo caricato per bene un po' il fuoco adesso, che però sta sprofondando un po' indietro. Sì, un po' finiamo a casa mia. Siamo Manca- partiti qua 1 metro più in là, 1 metro più in là. Manca poco, sì. No, veramente è una bella serata. Relax, ci sono anche un po' di stelle, magari dopo qualche foto. Non fa freddo, ci saranno, sì, la temperatura è intorno allo 0, non credo che ci siano ancora gradi in meno, che vabbè arriveranno adesso, poi la notte farà un po' più fresco, però
Oh, c'è. Si è spostato il fuoco. Madonna. Fireworks. Fa caldo adesso però. Sì. Io sono ammaliato. Wellness, relax. Sì, questo è un vero wellness. Questo è. Sì, con tanto di piedi Sì. freddi, questo è un Cioè altro. che- Umidità, sudare, ma wellness. Ah, è la stessa Oh, cosa. ognuno c'ha il wellness che si Sì, sì, merita, sì, noi non esatto. questo. Esatto, poche riprese oggi, perché comunque poi avevamo anche sempre da fare alla fin fine. Mm. Sei sempre lì che abbiamo dovuto, siamo tornati di nuovo a prendere legna, però adesso, appunto, cambiando il fuoco, stiamo da Dio adesso, era veramente una buona idea, ottima idea Andrea. Grazie. Prego. Tutto merito mio. No, vabbè, Vabbè, che altro non cambiare tirava. fuoco non tirava bene, adesso tira veramente via verso in là, il vento viene un po' dietro da noi, comunque noi avevamo anche un muretto dietro, schiena un po' coperta, fantastico. Ma chi sta meglio di noi? Non lo so, qualcuno Ah, forse starà anche meglio di noi, però noi stiamo non ci lamentiamo. benissimo. Da domani, dopodomani, lockdown, 3 settimane, yeah! Non piangere. Non dovevi ricordare. E niente, direi che la serata sta per finire. Magari dopo ancora qualche ripresa mentre vado nella mia tana. Ci facciamo ancora un tè comunque. Qualcosa per scaldarci prima di andare a dormire, poi dopo mi cambio, tutta roba asciutta e niente, basta, sacco a pelo. Niente, ma tu lo sai che serie TV hanno girato qua? No. Un passo dal Peugeot. Un passo da... La sono studiata da una settimana questa. No, va tutto... Vabbè. E a quest'ora cosa vuoi pure aspettarti che sono simpatico? Penso che domani mattina, non so se domani farò ancora riprese o faremo qualcosa. Ora, volevo farvi vedere che... però, ci sono meno 5 gradi. Sai? Ci sono meno 5. Meno 5 gradi. Meno 5? Non pensavo. Almeno nevica se viene qualcosa. Tutto bello ghiacciato qua. Che bel risveglio. Non volevo più fare riprese però.
Andrea non so cosa sta facendo lì da ora. Mi ha svegliato alle 7 di mattina, adesso si è imboscato, si è nascosto nella sua tenda. Adesso si alza il vento. E prima praticamente lì in su c'è, questa è la parte dietro della Croda del Becco, si è sentito senza dubbio molto bene una grande valanga. Vabbè, avrà fatto anche lì 10-20 centimetri, 20-30 sicuramente di centimetri, ed è venuta giù una bella valanga. Sai che è lontano, qua siamo relativamente sicuri che arrivi una valanga qua, lì deve essere enorme. Può ben succedere magari da uno di quei canaloni lassù, però deve essere veramente grande, enorme. Comunque, anche se sai che è lontano, ti sembra di sentirla molto vicino, fa un rumore veramente... Era grande, si sentiva per un bel po'. Da quella parte lì. Una cosa che può sembrare banale, ridicola, vedete a volte ste buche, praticamente se entrate lì sprofonderete, si può sprofondere ancora per 1 metro, 1,5 metri a volte, perché la neve cade dagli alberi intorno, fa tipo queste conche, e poi uscire da lì non è molto divertente, si vede un po' ovunque. E ridendo e scherzando c'è gente che c'è rimasta qua. Se sei solo e non riesci più ad uscire, ti stanchi, sì, non è per niente bello. Ed ecco il lago di Braies. Sotto questa non c'è nessuno, ovvio, con sta neve chi è che gira qua? Noi sempre una, bufere, acquazzoni. Sì, da quando ci sei te. Ti porti sfortuna. No, porti fortuna, è una figata. E ogni volta che c'è un certo elemento, ovviamente bufera. Vabbè, non così grave come l'ultima volta, però guardate qua, siamo sul lago di Braies, non c'è nessuno, tutto per noi. Ma che roba adesso! E direi che possiamo salutare? Sì, dai. Salutiamo? Grazie. Grazie a te. Della visita. Sempre un piacere. Stavolta ha dormito anche lui bene. Ho dormito di lusso. Di lusso. Bellissimo. Poi svegliarsi e vedere sta neve così che ovatta tutto. Direi che per questa volta è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Prossimo. Ciao. Ciao. Ciao ciao.